che la donna era quella generatrice, quindi molto probabilmente è legato anche al culto della rinascita e al culto della dea madre. Senza la madre non si ha la vita. Iscrivetevi al canale, mettete un like e condividetelo. Siamo nell'area archeologica di Sciri, di Ilbono. Faccio la guida turistica da ormai 21 anni. La mia passione come guida, per fare questo lavoro, è nata per il fatto che nel mio terreno, nei terreni di famiglia, abbiamo delle Domus de Janes e sin da piccolo mi appassionavo a capire cosa fossero le case delle fate, che in realtà poi sono tombe del Neolitico, però da piccolo non lo sapevo. Poi alle superiori ho fatto gli studi al liceo scientifico, avevo un professore che era appassionato di orchidee e ci portava sempre in giro e quindi andavamo a vedere anche delle aree archeologiche. Mi sono appassionato e ho iniziato a fare anche le prime escursioni con lui, un responsabile scientifico di un'associazione che studia le orchidee. E quindi ho iniziato a lavorare anche nel settore del trekking. Facevamo diversi trekking ogni settimana, il sabato e la domenica, quando non si andava a scuola. Poi ho fatto l'università, però poi il comune di Ilbono stava cercando una guida, un appassionato, ero uno dei pochi nel paese che c'aveva le qualifiche, che avevo fatto dei corsi anche di guida turistica, escursionistica e quindi sono stato scelto per lavorare qua. Gli scavi in quest'area sono stati fatti nel 96, nel 98, poi nel 2007 e nel 2024. Non son tanti gli scavi, però l'area era completamente abbandonata. Noi come, cooperativa che stava iniziando a lavorare qua, praticamente abbiamo trovato tutto da fare. Non sapevamo cosa c'era, sapevamo che c'era il nuraghe, che c'erano delle capanne, delle abitazioni dell'epoca nuragica e le Domus de Janes che invece son del Neolitico del 4500 anni avanti Cristo. E quindi con questi, lavori sono iniziati per la pulizia, abbiamo pulito tutto quanto, abbiamo coinvolto i proprietari dell'area, perché era un'area privata, che però il bene è del comune di Ilbono, quindi è nazionale, dello Stato. Vengono scavate le Domus de Janes, vengono ritrovati dei reperti molto importanti, che sono la testolina in osso di una dea madre. Nella Domus de Janes veniva messa nella mano del defunto la dea madre, la figura della dea madre, per dare l'idea della vita che doveva rinascere. Quello è il reperto più antico che abbiamo ritrovato, anche forse il più importante. E questa testolina, cioè ne hanno trovato solo altre 4 di questa tipologia di donna, che rappresenta la donna del Neolitico, e sono al Museo Archeologico di Cagliari. Ci dà una datazione del periodo di San Ciriaco, siamo 4000 avanti Cristo, ed è rarissimo trovare osso. Da questi scavi poi si è partiti a fare le datazioni delle, cronografia della storia che c'era stata in quest'area. Il percorso è suddiviso in epoche, quindi partiamo dal Neolitico, le Domus de Janes, ce ne sono 3 che sono in buone condizioni e altre che sono un po' integrate nella roccia e son ancora da studiare, da valutare se siano delle domus realmente oppure sono delle cavità che venivano utilizzate sempre dagli abitanti di Sciri del Neolitico.
Poi abbiamo la parte del villaggio, la capanna del pane, la capanna delle pelli, e tutta la torre, quindi divisa in diversi settori per periodi. Si vedono bene 2 Domus de Janes. Hanno una sorta di, porta, si chiama, la falsa porta, venivano scavate sulla roccia, qui in questo caso abbiamo un granito. Ce ne sono circa 3500 in tutta la Sardegna e cambiano a seconda della zona dove vengono scavate queste le Domus de Janes, che vengono chiamate casa delle fate, casa delle streghe, perché nell'antichità pensavano che fossero la casa delle streghe. Però in realtà dove son state ritrovate le ossa all'interno si è visto che erano delle tombe, per la comunità, e non erano per tutti. Prevalenza si trovano ossa di donna, perché la donna era quella generatrice, quindi molto probabilmente è legato anche al culto della rinascita e al culto della Dea Madre. In Nella Domus de Janes vengono trovate diverse tipologie di Dea Madre a rappresentare quella che era l'idea della fertilità, dell'abbondanza e anche, la madre, senza la madre non si ha la vita. Okay. E molte di queste, hanno anche una rappresentazione che ci fa pensare alla maternità, quindi senza la mamma, il primo cibo che si riceve è il latte materno e quindi legato anche al cibo, a necessario per la vita. Alla nutrizione, Alla sì. nutrizione, sì. Quindi vengono rappresentate anche diverse tipologie di queste donne, che ci danno un po' l'idea anche di quella che poteva essere l'idea della donna nel Neolitico, si trovano anche nell'Eneolitico e anche il pre-nuragico c'è una rappresentazione della donna. In tantissime statuine di epoca nuragica troviamo quella che è la rappresentazione della donna. Una capanna molto importante, molto interessante è quella del pane. È una capanna dove c'è una macina, la contromacina, e son stati trovati anche dei vasi che venivano inseriti, a ridosso di questa macina per raccogliere la farina. E poi c'è anche il focolare dove facevano il pane e molto probabilmente questo focolare è ricoperto con l'argilla e tutta la capanna e il fondo in argilla, alcune capanne che son state scavate anche su, diverse aree archeologiche, hanno il fondo con il sughero e poi l'argilla, e poi di nuovo argilla. 3 strati son commentate, sono isolate per fare meglio il pane. Molto importante è questi ritrovamenti dei focolari perché, in questa epoca, nell'epoca nuragica, si trovano anche, io li chiamo i selfie nuragici. Si facevano la rappresentazione di loro stessi per chiedere la grazia alla divinità, per essere protetti. Avevano molte funzioni, oltre quelle di rappresentare, ci danno la rappresentanza di quello che è il questo periodo, ci dicono come erano vestiti, cosa mangiavan. E molto importante sono quei bronzetti che troviamo con il pane sulle mani, sull'offerta. E noi qua, in quest'area abbiamo trovato anche, diversi focolari e molte volte spiegano anche il pane che facevano, il pistù. Noi lo chiamiamo pistuccu, siamo ad Ilbone, in questa zona, in Ogliastra, e pistuccu vuol dire bis cotto, cotto 2 volte. Quindi cuocevano il pane, così durava molto più tempo, era disidratato ed era un materiale che comunque poteva durare nel tempo fino alla prossima cottura. E quindi ci dà anche un aspetto sociale nella vita di queste persone, ci dice che il pane era sì fonte di vita, ma anche socialità nell'organizzazione di quello che era, uhm, anche la comunità stessa. Il pane era un qualcosa che univa la comunità. Son stati trovati anche diverse tipologie di grano, del grano tenero, grano duro. Ci sono anche dei ragazzini in zona che stanno riscoprendo questi antichi grani. C'erano, semini di orzo e farro. Invece nella parte alta del nuraghe son stati ritrovati diversi, semi di legumi. Quindi
ci dice che era anche una comunità agricola. Nello scavo del 2007 sono state trovate delle capanne e in una di queste capanne si è visto che c'era una sorta di bancone di lavoro, doveva essere la boutique dell'epoca. Ok? E in questo bancone di lavoro veniva lavorata la pelle dell'animale e poi si è ritrovato anche una sorta di bacile per l'acqua, una vasca, dove all'interno c'era del sughero bollito. Il sughero contiene il tanino e anche il leccio. Molto probabilmente usavano la pelle dell'animale veniva bollita insieme al sughero, insieme al leccio, e il tanino colorava la pelle, la rendeva lavorabile, una sorta di conceria. Ci sono anche all'interno delle canalette dell'acqua per far entrare l'acqua sulla vasca. È una canaletta d'uscita, sempre in questa capanna. La capanna veniva realizzata in forma circolare, era un modo per dare socialità, il cerchio anche dava equità nella famiglia. Il cerchio rappresenta anche quello che è un po' l'ovile del pastore sardo, che continua a costruire perché quello era il modo migliore, strutturale, e poi veniva ricoperto con i pali di legno. Dove avevano il ginepro, che è un legno indistruttibile, usavano il ginepro. Dove non avevano il ginepro, usavano il leccio, poi veniva ricoperto con le frasche in modo da proteggere il legno e far andare, far durare per più tempo la copertura del tetto. E qui a Sciri, appunto, abbiamo trovato anche questa capanna che precede quella che poi è la costruzione del nuraghe vero e proprio. Ci sono 2 cinte murarie e in questa capanna lì lavoravano la pelle. Il nuraghe era un trilobato, aveva altre 2 torri appoggiate alla torre centrale e il nuraghe ci dà un'idea di continuità di utilizzo di quest'area, dal Neolitico fino ai giorni nostri. Anche noi usiamo il nuraghe in forma moderna, ma cercando sempre di rispettarlo il nuraghe, perché comunque è un elemento che fa parte della mia vita. Il fatto che dentro una capanna che era un cerchio non ha un inizio, non ha una fine, siamo tutti uguali, siamo tutti allo stesso livello. Il focolare al centro, il cibo al centro, ci porta a condividere la socialità, la famiglia, ok? E quindi io dico, bisogna conoscere anche la storia, chi eravamo, per sapere dove stiamo andando, cosa ci auguriamo, ok? Penso di trasmetterli quest'idea, spero di condividerla e di trasmetterla a più persone. Ok? Sicuramente sì. Grazie, Grazie a voi, è stato un piacere veramente. piacere mio. Se vi è piaciuta la mia storia, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividetelo.